Abbiamo iniziato per Gloria. Ciao Elena. Ciao. Conto. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ok, come la vedi? Allora, mi appare un uomo ehm, affaticato, è un uomo che tira un aratro, quindi proprio tanto tempo fa. Mhm. Io lo vedo mentre cammina nel campo a tirare quest'aratro. Un aratro di legno addirittura, non so. Ok. Se puoi alzare leggermente la stina del microfono, che forse hai un pochettino di respiro che gli finisce dentro. È una vita precedente, quindi, Sì, di Gloria. Ti dà l'autorizzazione, Gloria? sì. Come te la dà? Ehm, Me la dà chiedendomi perché cosa significa il fatto che abbiamo visto lui. Ce lo deve spiegare lei, però. Mm. Cioè, come se dice aiutami a capire perché chi è lui, cosa rappresenta per me. Va bene. Mm. Vibrazione di Gloria. 896 milioni. Percentuale di consapevolezza. 112%. PSP. 33, 67. Vite precedenti. 3264. Cervello. 9.1. Ok. Andiamo subito alla causa esoterica della depressione di Gloria. In azione da 20 anni. Allora, vedo un evento. Ehm, allora, c'è stato, adesso non so se corrisponde a qualcosa di reale che lei può riconoscere, però c'è stato questo evento che da un giorno all'altro ha fatto sì che lei si è dovuta staccare completamente da una persona, o perché un amico o un parente, non so, o perché questa persona è morta o perché se n'è andata o lei è dovuta andare via o si sono lasciati, non so. Ma vedo un taglio netto proprio, un distaccamento da questa persona netto. Se hai delle idee, Gloria, scrivimele nella chat. È 20 anni fa Sì, o prima il padre, no, quando lei no, aveva 6 anni e non ha 26 anni, Gloria?
No, No. no, 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 è un evento dopo. Un evento dopo e le sue vibrazioni si sono talmente abbassate che sono riuscita a iniziare l'interferenza con l'entità mentale collettiva depressione. Va bene. Vediamo le entità mentali normali, non le collettive. Ce n'è una di livello 5. Mhm. Una di livello 2. Mhm. Basta, entità mentali basta. 5. 5, allora, è legata all'entità mentale collettiva depressione ed è anche quella, vedo che la rende come se fosse prevenuta verso l'esterno, quindi verso il socializzare. La rende un po' apatica e la rende molto chiusa in sé. Quindi è come se l'entità mentale di livello 5 mettesse in atto il programma scritto dall'entità mentale collettiva depressione, agendo su questi suoi aspetti. Vedo questi 3 molto preponderanti. Mhm. E la 2? Allora, la 2 la vedo che fa sì che Gloria agisca concretamente in maniera molto schematica e metodica. La rende un po' in casa anche dire un po' maniacale nelle sequenze delle cose, Mm. un po'. Da fare. Sì, Mm. sì. Entità eteriche. Questa volta abbiamo fatto il contrario. Allora, in maniera preponderante vedo questi 2 uomini del tempo, perché già prima li vedevo in maniera, cioè come se fossero fondamentali per il decorso della sua vita, ecco. Mm. Poi ho visto una mantide, già prima anche quella, un filinoide. Mhm. C'è un insettoide, tipo una formica, una roba così, e il No. falconiforme. Tutti. Mm. Li... Vai, vai. Allora, prima c'era questo demone agganciato a lei che era collegato col secondo universo e soprattutto era molto forte nel periodo quando lei abitava in quella città del nord Italia. Mhm. Ma adesso non sono più neanche, cioè non sono neanche più nei paraggi. C'era prima proprio. No, ma chiamalo, chiamalo. Mhm. Demoni li chiamiamo sempre, se ci sono. Ovviamente davanti alla parola demoni tutti tremano e tutti pensano di avere grossi problemi. In realtà, a parte che questo non c'è più. Mm, Ma se demone vuol dire solo che viene dal secondo universo. mm. Quindi che di umano... No, vabbè, neanche rettiliano, niente di umano, però diciamo che di compatibile con questo di qua hanno ben poco. Mm. Per il resto non è una cosa così interessante. Va bene. Impianti. Allora,
ci sono 2 impianti sui polpacci, uno a destra e uno a sinistra. Poi ce n'è uno sull'addome, più o meno un po' sotto l'ombelico. Mhm. Uno sulla scapola destra. Uno sul torace sinistro, quasi in corrispondenza del cuore, più o meno. E poi ce n'è uno qua, più o meno in questa zona, che interviene su, vedo che è messo direi in corrispondenza del nervo vago. E poi c'è un impianto mentale Mhm. che è a forma di cono cilindrico. Sì, quindi un cono. Sì, se no era una piramide. Un cono che è messo al centro con la punta verso l'alto. Ok, a cosa servono tutti questi impianti? Anche solo con una parola, tenerla buona, controllarla, Mm. prendere dati, prendere Mm. energia. Sì. Quello sul nervo vago è mantenere l'apatia. Mm. Quello sul cuore è mm, creare una semidisfunzione fisiologica, come se ogni tanto dovessero sballarle un po' la parte fisiologica, sistemica. Mm, Del cuore, ma dell'organo cuore. sì, più generale, nel senso come se da lì partisse l'impulso più nel sangue, direi più sistemico in generale, che però partì da lì. Mm. Poi nei polpacci sono 2 impianti collegati, diciamo che prendono l'energia mentre lei cammina e corre. Non so se lei va a correre, ma quando fa anche i movimenti veloci. Ah, Eh, e quello sull'addome, durante le abduction, fa da canale di prelevamento di energia. E sulla scapola è legato un po' a un dolore. Sì, lo vedo legato a un po' di infiammazione, dolore della scapola e della zona della spalla. ok. Mhm. Progetto relativo a Gloria. Nome. La spalla ha proprio detto di sì, Gloria. Mm. Eh, Remix. Perché? Ehm, è come se volessero mm, scombinare le vibrazioni di Gloria, i vari tipi di energia provenienti dalle varie parti del corpo, eh, metterle in disordine, mischiarle, farle andare in maniera non regolare. Mm, ok. Quindi remix nel senso di rimescolamento. Sì, il mescolamento, sì. È come se così pensano di poter riuscire a prendere l'energia della PS più facilmente e più con flusso continuo. Ed è così? No, no,
non so perché, ma loro continuano a fare esperimenti diversi nonostante non cambi nulla, cioè non possono, non possono venire in possesso dell'energia della PS perché non sono fatti per vivere con quel tipo di energia, ma insistono comunque a farlo. Causa esoterica della stanchezza cronica. E questi impulsi che danno sia un po' al nervo vago che alla parte sistemica della circolazione, partendo dal cuore. Mhm. Sono questi impulsi. Causa esoterica dell'isolamento e della non voglia di uscire di casa. Quello è proprio l'entità mentale di livello 5, è uno dei 3 aspetti ponderanti che vedo. Ok, uno è questo. Mhm. L'altro? Il secondo e il terzo? L'altro è tipo diffidenza nelle persone, ma non per le persone, ma perché lei crede di non essere all'altezza di poter affrontare la socialità, ecco, all'esterno. E il terzo? Il terzo è l'apatia, Sono mantenerla monotono. le tre grazie della depressione. Scusa, ma la entità mentale collettiva, EMC, che tra l'altro è divertente perché entità mentale collettiva EMC è uguale a MC quadro. Ah sì. Per la formula dell'energia di Einstein. Ecco, Massa per appunto. velocità della luce? No, non mi ricordo più, sai, al quadrato. Neanch'io. Comunque, qual è il grado di questa EMC depressione? Mm. Su una scala che dico io, cioè, a caso, Mhm, mhm. ha una preponderanza del 70%, Nel caso di Gloria. ma in generale, cioè come forza rispetto... ehm, è come se avesse una consistenza eh, per sé, diciamo, ci sono le entità mentali collettive, no? Di Mhm. vario tipo, e è come se come grandezza e densità fosse 70%. Poi ce ne sono altre che magari sono più piccole, più leggere. Questo 70% sta a indicare che è più difficile staccarsi, quindi crea più dipendenza, diciamo, e è più veloce ad aumentare l'interferenza. Quindi più si avvicina al 100% e più è difficile appunto da eliminare e ha più velocità nell'aumentare la sua interferenza, la sua intensità di interferenza. Più invece è vicino allo 0% è più facile da staccare e cresce lentamente. Cioè, quindi l'entità mentale di livello 5 Mhm. all'inizio magari era 2, Mhm. ok? E facilmente è arrivata a 5 Mhm. perché l'entità mentale collettiva depressione ha una grande forza e consistenza, mentre se era un'altra con una percentuale più bassa
magari sarebbe stata anche addirittura eliminata da sola, oppure sarebbe rimasta legata a un'entità mentale di livello 2 per sempre, ecco. Ok, andiamo a 20 anni, no, andiamo all'età di 6 anni. Gloria ha 6 anni. Il padre muore. Intanto lo chiamiamo, disincarnato. Mhm. Andiamo a quel momento. Vediamolo, leggiamolo dal punto di vista esoterico e di Gloria. E vediamo se in quel momento, lei ci ha anche raccontato che per alcuni giorni dopo la morte, lei lo ha visto in casa. Allora, prima di tutto lo chiamiamo. Mhm. Vediamo se si presenta. Sì, si presenta molto preoccupato per quella bimba, perché la vuole andare ad abbracciare e sostenere, perché quella bimba in quel momento lì si è molto preoccupata dell'emozione di dolore e paura della mamma. E quindi è come se si fosse sentita in carico della mamma. E il Cioè papà, della mamma di Gloria, sì, della della mamma di moglie. Gloria, sì, sì, della moglie, sì. Sì, sì, e quindi il papà è proprio spinto verso Gloria piccolina, 6 anni, e vorrebbe prenderla in braccio e tranquillizzarla. Ok, prima gli diamo una vic però. Mhm. Ok, Poi, mhm. si è un po' rilassato perché ha visto come vanno cioè com'è la situazione in realtà, e ha visto che Gloria adesso è adulta ed è cresciuta, e quindi non è più quella bambina spaventata. Anche se in realtà io vedo che comunque Gloria è rimasta agganciata tutta la vita a quel momento di sofferenza, di paura, paura per l'ignoto, perché sentiva la mamma che era, cioè in quel momento non l'ha sentita più come riferimento perché era molto spersa, quindi un po' di solitudine, e poi subito il passaggio a questo carico dell'emozione della mamma. È come se avesse sentito che se lei non si fosse presa cura della mamma avrebbe perso anche la mamma. Mm. Ok. Il padre è sulla terra. Il padre è rimasto, sì, sulla terra, legato a quel momento lì. Però è come, lui è rimasto a quel momento lì, quindi con i suoi figli piccoli, non adulti come adesso. Dove, Cioè, di lo vedo preciso? come se fosse rimasto congelato In quel tempo. in quel tempo lì. Ok. Ma in un preciso posto o... No. Più o meno dove è morto. Ok. Che è una casa che hai ancora, Gloria. Fai pure sì o no col capo. Sì, ancora. Ok. Quindi in questa casa di famiglia che c'è Mm. ancora nella tua città d'origine che ci hai detto, no? Ok. Della stessa dove c'è tua mamma? Ah, è quella dove c'è la moglie, quindi. Mm. Dove? Nella casa, un po' in tutta la casa? No, no, lo vedo proprio fermo nella stanza dove è morto, penso camera da letto. Lo vedo su un letto con tutti i figli, vicino a lui a destra, tre sulla destra, poi Gloria più o meno in fondo ai piedi, e la moglie più o meno sulla sinistra in fondo, che è paralizzata dal dolore e dalla paura. Quindi è la stessa scena. Questa Mm, se è la camera da letto è ancora la camera da letto della moglie. mm. Cosa provoca nella moglie questa presenza?
Allora, la prima cosa che mi è venuta è che è come se lei, come difesa, fosse la vivesse al tempo prima che suo marito morisse. Quindi diciamo per alcuni aspetti è come se non fosse mai successo, è come se si fosse raccontata che lei fosse sempre stata single, direi, da sola, Mhm. nonostante avesse, sembra, 4 figli e quindi comunque c'erano i figli a ricordarle che ha avuto un marito, però lei è proprio come se avesse cancellato quel ricordo per non ricordare anche la morte, ecco. Mm. Diciamo nella vita di tutti i giorni, poi consciamente lo sapeva, però inconsciamente, mm. Cioè è come se lei avesse rivissuto quella casa come prima, Come prima della morte. sì. Siccome il padre non è morto di morte naturale, qual è la causa esoterica? Non ci vogliamo fare i fatti del padre di Gloria, ma può servire per capire la situazione di Gloria. Mm. Allora, in eterico è come se fosse stato, cioè in eterico è come se fosse stato tagliato a metà, è come se fosse passata una lama a tagliarlo a metà. Ehm, Vedo una forza, un'interferenza che quasi, potrei dire demoniaca, che rappresenta tipo la vendetta. Ti do la morte per vendetta. È l'interferenza che dà la morte per vendetta, mi dice. Che vendetta. Eh, come se fosse stato creato un carico energetico di rabbia e di odio nei suoi confronti e forse esiste un rito che fa questa cosa, non lo so, vedo ehm, come un'entità tipo su bianco grigio, ok, che fa dei movimenti e mm, concentra tutta l'energia rabbia e cosa ho detto prima, non mi ricordo più. E invidia, non mi ricordo. Ah, ah. Ok, la concentra tutta e poi c'è appunto l'intervento di quest'altra interferenza, che è l'interferenza della morte per vendetta, che si carica con questa energia e poi dà la morte. Va bene, fra poco il padre entrerà nel portale aureo che apriamo, chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di Gloria. Nel portale aureo tutte le interferenze del padre rimarranno fuori, di fatto. Mhm. Chiediamo un messaggio al padre di Gloria, a Gloria e alla moglie e ai figli. Un messaggio. Avrei vissuto tantissimi altri anni insieme a tutti voi, molto volentieri. E è come se si fosse anche un po', è come se dicesse anche peccato che sono rimasto congelato in quel momento, perché anche solo da disincarnato avrei potuto vedere la vostra vita. E poi è come se da quella scena lì li prendesse tutti e se li abbracciasse tutti vicini, un'ultima volta. Ok. Adesso lo spingiamo a crearsi il suo uomo energia, visto che gli piacciono i bei abbracci. Mhm.
Mhm. Come Fatto. poi? Se l'ha abbracciato già? Mhm. Sì. Vuole aggiungere qualcosa nel suo messaggio? Eh, Mi spiace per il dolore che avete subito perché questo vi ha tenuto tanto con le vibrazioni basse. E a Gloria cosa vuol dire? Le dà una carezza, un forte abbraccio. Va bene, lo salutiamo. Mhm. Dimmi quando è passato. E quanti erano tutti i parenti arrivati per l'occasione? 125. È andato? Mhm. Ok, chiudiamolo. E cerchiamo la causa esoterica della vita sentimentale non proprio felice di Gloria. Lei è, lo riconosce, l'artefice del non far andare bene le cose. Rovino tutto. Vabbè, un po' c'è queste entità mentali di livello 5 che diciamo le impedisce di avere delle relazioni sociali, che le impedisce di uscire di casa, no? Quindi mm, avere anche degli incontri o comunque di socializzare in maniera più naturale e spontanea. Poi ci sono questi uomini del tempo che la tengono d'occhio sempre, come se mm, lei da quando è nata fosse predisposta a trovare l'uomo ideale per lei con facilità e loro l'avessero monitorata da sempre e mm, quando c'era per lei l'occasione, loro hanno sempre creato delle situazioni per far sì che questa cosa andasse male. A volte è come se sostituivano la persona, Mm. a volte è come se la facessero deviare proprio per strada, no? Doveva essere in un posto, lo facevano andare in un Fidanzati. altro. I Sì, fidanzati, no? sì, sì. Cioè, diciamo i fidanzati. I compagni, le Mhm. relazioni. Sì. C'è la fiamma? No, in questo momento no. Potrebbe esserci se lei lo desiderasse. Sì, 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 se lei lo desiderasse, sì, assolutamente sì. Mm. Si formerebbero le condizioni nella creazione S- che è mobile, Sì, malleabile, come si dice, non statica, sempre in movimento. Ecco perché diciamo questo, perché abbiamo compreso anche da poco. mm, L'assenza di una fiamma, della fiamma incarnata, non è una condanna, mhm, è una situazione momentanea. D'altronde, come dire, Gloria ha ancora dei passi da fare, no? E delle sì, questioni da risolvere con se stessa, dopodiché, quando li avrà compiuti, potrà, con l'intento creatore, modificare la sua realtà. mhm, sì, assolutamente. Non è mai nel posto giusto. Decisioni e progetti Sì, sì, stentano a decollare. Causa esoterica, dimmi. ci sono questi uomini del tempo che hanno proprio fatto sì che lei fosse sempre nella situazione sbagliata, anche per i progetti, anche per le cose. E vedo proprio che spostavano gli eventi o facevano sì che lei andasse da un'altra parte rispetto a dove sarebbe dovuta andare. Mm. Cambiano le persone, cambiano l'ora, i giorni, tutto.
Questi uomini del tempo quando sono entrati nella sua vita? Praticamente da sempre, perché è come se fossero, come se ci fosse stato il pericolo fin da subito della sua PS di incontrare, di creare, direi, l'incontro con la fiamma. È come se potenzialmente anche da piccolina quella PS, la sua PS, avesse questa luce particolare che era quella ideale per attirare a sé la fiamma, no? Mm. E questa luce che fine ha Sì, fatto? è come se fosse illuminata. No, no, c'è ancora, è solo che con gli uomini del tempo e l'entità mentale collettiva depressione, è come se si fosse creata una cappa nera, quindi un guscio nero sopra, una cupola nera proprio che nasconde tutto e tiene staccati i collegamenti. Ma nella sessione passata abbiamo visto che l'archetipo 1 è l'archetipo del voler trovare la fiamma e poterlo fare in tempi brevi. Mhm. Mm? Lei quindi è legata a questo archetipo 1 Mm, o esatto. dov'è? Chiamiamolo. Sì, allora c'è come un'enorme luce, un enorme faro blu che fa risaltare questo tipo di luminosità e energie, vibrazioni nelle PS Mhm. che sono le vibrazioni ideali per creare l'incontro con la fiamma. Quindi è proprio come se questo enorme faro, diciamo nel cosmo, ok? Mhm. Eh, illuminasse quelle PS che sono pronte, che hanno quelle vibrazioni particolari, che si collegano a questo archetipo e quindi vengono illuminate da questo enorme faro. Ok, l'archetipo 1 lo mandiamo nella categoria 2 e 3 delle fiamme. Gloria è fuori da queste categorie adesso, ma è lì intorno. Sì, è fuori Ok, proprio da tutte le categorie perché ha la cupola sopra. ok, la mandiamo, l'archetipo 1 lo moltiplichiamo in tante coppie, lo mandiamo fuori per Gloria, dentro categoria 3, dentro categoria 2. Mhm, 3 sono quelli ancora un po' separati, 2 sono gli indecisi, in fase di soluzione. mhm. Che rumore. Mm. Mm. Se vuoi disattivare un attimo il microfono. No, beh, e dire qualcosa magari. È la causa del rumore. No, 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 non tu Gloria, no, no, no. Tranquilla. Ok. Ok, che si è modificata la situazione con questo archetipo 1. Ehm, è come se questa cupola nera c'è ancora e quindi allora l'archetipo 1 sta facendo tutte le prove per vedere se riesce a illuminare la PS di Gloria. Ok, ma non è ancora riuscito a trovare la posizione giusta per illuminarla, perché c'è questa cupola nera. Ma questa cupola che cos'è? È un impianto. No, è come se l'unione dell'entità mentale collettiva depressione e questi uomini del tempo Mhm. creassero un'enorme ombra spessa, come se si creasse una Mhm. coltre di fumo a forma di cupola, che
separa proprio questa energia. Ok, ed è tutto quello che toglieremo alla fine della Sì. sessione. Vabbè, ansia, angoscia a letto, ti si sveglia alle 3, alle 4:30, vabbè, ci sono delle abduction, immagino, no? Sì, sì. Male ai piedi e alle gambe, da sempre, nonostante abbia o non abbia fatto sport, abbia scarpe comode, abbia scarpe scomode, Mm. sempre uguale. Sono quei due impianti ai polpacci, sai, quello che ti ho detto prima, che proprio agiscono quando quando lei muove le gambe. Paralisi notturne, abduction. Mhm. Obe, out of body Mm. experience, Mhm. sempre abduction. Però no, si è accorta subito. eh, si è accorta e lì l'hanno lasciata e lei è come se lì fosse riuscita un po' a usare una capacità medianica solo in quel momento, ok? Quindi a fluttuare un po'. La vedo che ha fluttuato un po' sopra il suo corpo. La vedo come in questo, mm, come in un flusso di luce blu, ok? Quindi che fluttua proprio sospesa. E poi dopo un po' è come se si fosse accorta e ha preso un po' di paura, quindi diciamo la concretezza della mente ha fatto sì che finisse. Quindi è successo per l'abduction, però appena la PS se n'è accorta l'hanno mollata e lei è rimasta un po' sospesa. Cos'è successo quella volta che con un amico si sono detti andiamo a vedere un UFO e sono andati a vederlo veramente triangolare La, vicino a una città, mm, in una città d'Italia. la mantide ha fatto sì che loro lo vedessero veramente con l'intenzione, insieme agli EDL. Ma c'è stato anche un abduction di tutti e due, lei e l'amico, amico amica, non ricordo. Allora, non la vedo lì, nel senso, quella volta lì no, però è come se si crea un varco di aggancio. Mhm. Mm. Quindi nel momento in cui tu col pensiero pensi questa cosa e le interferenze fanno sì che tu lo vedi, il fatto del pensiero e della vista crea questo varco di collegamento, ok? Dove possono interferirti e quindi poi da lì in poi possono fare delle abduction. Però quella volta lì non ne vedo che l'hanno fatto. Influenza degli ambiti in cui ha lavorato Gloria, anche ambiti di persone con problemi con la società, con problemi mentali. La cosa, diciamo, l'unica cosa che vedo, allora lei aveva un atteggiamento abbastanza positivo, no? In questi ambienti, quindi diciamo a livello emotivo era neutra e non si faceva tanto trascinare, però è più proprio la pesantezza delle vibrazioni basse e quindi facevano sì che anche le sue rimanessero basse, no? Quindi vibrare alto faceva fatica in quegli ambienti. Ok, infine ha avuto una parentesi chiesa evangelica, hanno fatto una liberazione, hanno detto delle preghiere per lei. Mhm. È stata una parentesi neutra, è stata una parentesi favorevole o una parentesi svantaggiosa? Svantaggiosa era lì che era interferita da quel demone che ho visto prima. Mm. Collegato a Satana. È Aspetta, no, divertente, Lucifero, scusa, Lucifero. è divertente come i demoni del secondo universo siano sempre collegati alla Chiesa, no? Mm, Quando invece normalmente ci fanno credere che Chiesa e demoni sono gli opposti. mm, Se volete il famoso
esorcismo ha sempre di mezzo la Chiesa, quindi Salvatore, che è poi Gesù, la Madonna, quel che vuoi, e che prende il posto del demone. In realtà sono Mm, al Rick e contrario. Gian, Stanley Olio. Sì, 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 infatti. Sono dalla padella alla brace, Mm, diciamo. Mister dalla padella e mister alla brace. O sì, poliziotto buono e poliziotto cattivo. Poliziotto cattivo, il demone, e poliziotto buono, ma sempre poliziotto. Quindi non sì, si passa. è quasi addirittura peggio, cioè diventa quasi peggio perché credendo che sia buono, è quasi più tranquillo, no? Si abbassano le difese, ci si affida, si Esatto. ringrazia, Eh. lo preghi, Mm. come siamo anticristo, no? Poi quando io dico io sono Dio mi guardano tutti male. L'anticristo è arrivato. Vabbè. Adesso qualcuno mi scrive qualcosa su questo video. Lucifero, ti chiami Lucio, Lucifero. Mm. È di quel latte alle ginocchia che apro la centrale del latte nuova. Va bene. Vabbè, senso di colpa nei confronti della madre che vuole che lei abbia una vita. Sì, dimmi. È legato alla morte di suo papà. L'ho visto prima, proprio quel fatto che lei ha visto sua mamma così sofferente, e impaurita e spersa, quindi non era più Sola. non era più un riferimento e lei si è sentita in dovere di sostenerla. Mm. La madre la vuole sposata, la vuole col Mm, compagno, non la vuole sola e ci sta, ok? mhm, La madre dovrebbe volerla felice. mm. Secondo me le madri che vogliono i figli sposati non hanno capito bene qual è il problema. Il punto è avere i figli che fanno la vita che vogliono Mm, e se uno fa veramente la vita che vuole è felice. esatto. Poi vabbè, ridurre tutto alla felicità sembra un po' la Costituzione americana, no? To be happy. Mhm. Vero che c'è questo diritto alla felicità, Ah, sì, sì. che mi viene un po' da sorridere. Secondo me più che essere felici, che va bene, sopra c'è il diritto di capire come stanno le cose. Mm. Diritto alla verità, non il dovere, il diritto alla verità. Anche perché se non sai come funziona non puoi essere felice. Sei felice solo se dentro sai che funziona nel modo in cui ti fa star bene, ma lo devi sapere quale, se no. Beh, se questo è nella Costituzione americana e ogni due per tre gli americani dicono it's real, it's not real, è reale o non è reale, non ho neanche capito cos'è la realtà. A Eh, me viene una voglia di chiudere subito il film o la serie televisiva quando vedo queste cose, che sono ovviamente tutte quasi o quasi provenienti da lì, che altro latte alle ginocchia, le ginocchia mm. giganti, piene di latte. Mm. Quante centrali hai aperto fino adesso? Sono da conoscere a colazione, il latte lo metto io, mica lo vai a prendere lì sulla scaletta. Ok. Ok, va bene, ma Gloria, anche se tu e tuo fratello avete odiato la mamma, questo adesso è il momento del grande riscatto tuo oggi. Quindi andiamo nel cluster. Mhm. Ok, Ci sono i contratti? sì, ogni vita è una candela. Accesa. Mhm. Si è accesa. Beh, la tentazione è forte. Di soffiare e spegnere. Mm. Eh? Abbiamo aperto questa sessione con un rumore di vento Mhm, nel microfono, credo tuo. mhm. Cosa fa Gloria? E sta spegnendo tutte. E poi, finito di spegnere, sta aprendo il portale definitivo.
dove può mettere tutte le candele spente, con lo stoppino fumante, la cera ancora calda, Mhm. la base delle candele, il candelabro se c'è, insomma quello che c'è, tutto quello che c'è, il tavolo, tutto, 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 stanza vuota. Tutte le 3264 vite hanno uno o più contratti. Mhm. Tutti questi contratti oggi lei li ricusa, li Sì. elimina, li Mhm. cancella, li mette in un portale definitivo dove come energia diventeranno energia scomposta per sempre, definitivamente, definitivo per quello. E li facciamo mettere qui a guardia del lavoro fatto un ad eternum, un piccolo sole, una palla di energia che lei crea, la sua firma, ha il suo consenso a restare qua in un posto che è suo, il cluster di Gloria, lo appoggia dove vuole, le consiglio in centro alla stanza, ad eternum, cioè per l'eternità, vibrerà ad alta frequenza, Mhm. costituendo di conseguenza l'elemento di dissuasione nei confronti di qualunque entità a rimuoverlo, rimettere dei contratti qui, solo lei può rimuoverlo, solo lei può toglierlo e mettere nuovi contratti se lo desidera. Ovviamente Mhm. glielo sconsigliamo, ma se lei lo vuole fare, lo può fare un domani, a partire dal minuto 1 alla fine di questa sessione. Ma glielo sconsigliamo, ovviamente, Mm. perché Certo. è inutile pulire casa e poi riempirla, cioè poi girare con un sacco di terra e buttare terra in giro, no? Sì. Mhm. Ok, Avatar. Allora, nel frattempo, mentre ci spostavamo all'avatar, ho visto una scena, ho visto l'archetipo 1, Mhm. e quindi questo enorme faro che è riuscito subito ad illuminare la PS di Gloria, e è come se la PS, come se si fosse attivata quindi questa luce, e l'ho vista che è andata tipo come su un tapirulan, ok, che è entrata direttamente nel posto della categoria 3. Benissimo. Mm. Quindi c'è la fiamma incarnata. Adesso sì. Dov'è? Francia, direi costa mediterranea. Va bene. Lei non mi sembra che abbia capito veramente l'entità e la potenza di questa cosa, ma magari fra poco lo capirà. No, l'ha capito, l'ha capito. Mm. E quindi Avatar non c'è più, abbiamo messo l'ad eternum, giusto? Mhm. Ok. Ci sono ancora i collegamenti con l'entità mentale collettiva, depressione, l'entità mentale personale 5 e 2, tutte le entità eteriche, specialmente i due carini uomini del tempo, la mantide, l'insettoide, il felinoide, il falconiforme e comunque anche il demone che, venuto con la Chiesa evangelica, Mhm. ok, era presente all'appello. Mm. No, non c'è più niente. Abduction, No, OVE, visioni di UFO, progetto Remix, impianti, niente. tutte ghost. Goes. Gloria, fatela una risata. Tutte cose era dedicato. Più o meno, dai, più o meno. Fatela una risata. Dai. Ha fatto una risata che non ti dico. Un po' Obbligato, tirata con praticamente. per i capelli, però vabbè. Nuova frequenza. Eravamo a 896 milioni, Mm. praticamente niente. 27 miliardi. Molto bene. Direi 30 volte tanto. Mm, mm, Percentuale di consapevolezza, che tanto, perché di solito è il doppio. No, di solito è 10 volte tanto, mm. scusami, che è già un ottimo risultato. 30 volte tanto si commenta da solo. Sì,
si è proprio sbloccata. Consapevolezza 172. PSPE, il dato meno importante. 63 37. Ribaltate. Vite precedenti. 2816. Cervello. 9.5. L'uomo con l'aratro di apertura esiste ancora? Era una vita, giusto? Sì. Ci vuole spiegare adesso il perché di questa visione da PS? Allora, lì era collegata a delle esperienze di vite molto faticose e trascinate, proprio il senso era quello, no? Quindi esperienze che potevano essere concrete di fatica e trascinamento, e anche le vite dove la fatica e il trascinare la vita erano anche non proprio magari nel concreto, ma diciamo nell'emotivo, nel carattere, ok? Mhm. E quindi è proprio questa, mi fa vedere che l'insieme delle entità mentali e degli uomini del tempo che cambiavano tutti gli eventi della vita di Gloria, fa Mhm. proprio vedere questo trascinare con fatica in avanti la sua vita. A livello magari concreto, tipo di lavoro così, no, ma tutto il resto è stato molto faticoso e trascinato. Ok, Adesso tutte quelle vite lì sono state eliminate. ma l'uomo c'è ancora però. L'uomo c'è ancora e l'ho visto invece su un prato verde, a meditare con le gambe incrociate vicino a un grosso albero, tipo un salice piangente. Vabbè. Va bene. Mhm. Alziamo ulteriormente le frequenze. Gloria, se si vuole creare l'uomo energia, lo può fare, se lo può abbracciare. E magari la fiamma, nel sud della Francia, lo può fare contemporaneamente a lei col proprio. Allora, l'immagine che ho visto è lui che si gira verso il cielo, c'è una giornata molto tersa, quindi il cielo molto azzurro, il sole, è come se lui vedesse in alto lo specchio delle fiamme, ok? E si gira verso lo specchio in direzione di Gloria e punta il pollice come per collegarsi con il pollice. Si sono visti? Sì, quello che vedo, che penso che sia un upgrade, diciamo, del lavoro che stiamo facendo, perché quando, vabbè, appunto, lui punta il pollice verso lo specchio, no? Oltre a vedere lo specchio, si vede come se ci fosse un cerchio di onde, quindi come se fosse lo specchio nell'acqua, ma messo in alto. Ok, quindi solo Mhm. un cerchio dove si vede, dove in eterico vedono il viso della fiamma. Quindi lui vede in questo cerchio il viso di Gloria e lei vede nel cerchio sopra di lei il viso di lui. Ma è francese. Sì, Biondo, castano, moro. castano più o meno come i miei capelli, circa. Chiaro. Sì, E occhi chiari, occhi scuri. scuri, marroni. Bianco. Sì, sì. Ok. Che fa adesso? Sente qualcosa in eterico? Sì, sì, proprio continua a guardare in alto e adesso ha tirato su anche le mani e vedo le vibrazioni, come se arrivassero, l'immagine è come se da questo cerchio, diciamo, di acqua arrivassero le vibrazioni di Gloria e lui le prendesse dalle mani e poi le fa scendere in tutto il suo corpo. E lei fa lo stesso?
È come se adesso è lei che le manda a lui. Cioè, le sente nella stessa maniera, no? Però è come se per adesso lei manda le sue a lui. Ok. Mm. Con queste nuove condizioni Gloria troverà una dimensione lavorativa ideale, auspicata, desiderata. Boh, mi è arrivata un'immagine come se lavorasse in un posto dove ci sono dei bimbi. Non so. Con queste nuove condizioni avrà voglia di uscire per costruire i presupposti della sua vita, di questo incontro. Allora, se lei si fa guidare dalla sua percezione interiore, non ha alcun problema ad uscire. Deve molto tenere lontano i ricordi della paura e dell'ansia. Ok, Quindi messaggio finale. Questo è di fatto un messaggio finale della sua PS, no? sì, sì. Diciamolo direttamente. Fai molto conto su l'intuizione e la percezione che arriva dall'interno, interiore, e cerca di distinguerlo al più possibile da quelli che sono i pensieri alti, da tenere lontano, perché quelli possono riportare sui ricordi e sulle abitudini legati soprattutto alla depressione. Ok, e pian piano questa cosa farà sì che tu non abbia più timore di stare all'esterno. Mhm. E le prospettive di lavoro che tu potrai trovare saranno quelle ideali, sono quelle proprio dove c'è un collegamento con quasi con la PS, e me la fa vedere come quasi se tu sentissi un collegamento con la tua pancia. E lì mh, rafforzerai molto le tue energie, quindi le vibrazioni saranno tendenzialmente sempre molto alte. Ok, controlliamo la casa attuale di Gloria. A posto. Vibrazione finale. 127 miliardi. Benissimo. Come la vedi? Sempre uomo con aratro? No, no, adesso è lei e la vedo rilassata, proprio rilassata e in pace su questo divano fatto tipo a conchiglia grossa, no? Ecco, la vedo rilassata lì in questa stanza bianca, di luce bianca, molto luminosa. Ecco. Mhm, Perfetto, allora la salutiamo. mhm. Disconnettiti da tutto e tutti e torniamo.